Un po' di tempo fa eravamo a cena con degli amici in un ristorante di Norcia, in Umbria, e una di queste persone che era a tavola con noi, quando fu proposto di mangiare dei tagliolini al tartufo, disse no, assolutamente no, grazie, a me non piacciono. Abbiamo provato ad andare un po' più a fondo, interrogandola, e abbiamo scoperto che in realtà aveva provato, sperimentato soltanto dei prodotti aromatizzati al tartufo. Ecco, va detto che nel commercio ci sono tantissimi prodotti quali creme o oli aromatizzati, all'interno dei quali c'è praticamente niente che sia tartufo, ma cose che emulano l'odore del tartufo. L'abbiamo convinta ad assaggiare il tartufo nero d'Umbria, che è un prodotto tipico e caratteristico di questi posti, e ne è nato un amore incondizionato. Allora ci è venuta l'idea, proviamo a proporla anche ai nostri amici. Quindi mettetevi comodi e state con noi per vedere come si preparano i tagliolini al tartufo nero. Io sono Francesca e sei su Scola la Pasta. Intanto vediamo per prima cosa gli ingredienti. È veramente incredibile, sono pochissimi gli ingredienti ed è davvero super facile preparare questi tagliolini, però va anche detto che l'ingrediente protagonista è lui, il tartufo nero. Questo tartufo nero invernale è molto importante. Noi abbiamo fatto anche un altro video, sempre qui sul nostro canale, con la frittata al tartufo, usando però un tartufo estivo che è un po' più chiaro, è marroncino chiaro, quando lo apriamo è un po' chiaro e il suo sapore è un po' delicato, diciamo così, quindi si utilizza quando proprio non si ha a disposizione il tartufo nero durante la stagione estiva, ma da dicembre in poi è possibile raccogliere il tartufo nero e quindi il nostro amico Luca, che non è un cacciatore di tartufi, come si chiama la persona che raccoglie i tartufi? C'è un titolo, ha un nome? Tartufaro. Ah, il tartufaro, perfetto, quindi anche proprio un suo specifico ruolo, una professione. Insieme al suo cane di fiducia raccoglie tantissimi tartufi e quindi è un po' la persona che noi adoriamo di più in questo periodo. Allora, abbiamo procurato questo grande tartufo, ce ne occorrono circa 40 grammi per una dose per 2 persone. Occorre dell'aglio per insaporire un po' l'olio, il burro e l'olio. Pochissimi ingredienti, andiamo a vedere come si prepara. La cosa più importante è come dobbiamo trattare il tartufo. Innanzitutto dobbiamo lavarlo e rimuovere tutta la terra con l'apposito spazzolino. In questo caso io ho uno spazzolino appositamente dedicato, lo passo sotto l'acqua, lo sfrego con delicatezza ma anche con un po' di decisione, perché la terra dobbiamo rimuoverla totalmente, e poi con della carta cucina lo asciugo molto bene prima di passare al procedimento che è quello della cottura. Allora, normalmente per tagliare il tartufo, nel video che abbiamo fatto già sulla frittata al tartufo, quando si utilizza lo scorzone, che è il tartufo estivo, si utilizza la mandolina per grattarlo. Perché? Perché lo scorzone non è molto saporito e quindi comunque bisogna tritarlo abbastanza per estrarre tutto il sapore. In realtà invece il tartufo nero da solo, da sé, è già molto saporito, quindi esiste un'apposita taglia tartufi che permette di tagliarlo a scaglie soltanto e dovremo semplicemente riscaldarlo adesso, come andremo a vedere, con dell'olio e del burro. Io non ho la taglia tartufi, ma possiamo fare tranquillamente con una mandolina che c'è in commercio, che è uno strumento che tutti abbiamo, quindi non voglio fare nulla di complicato per voi. Come sapete, io faccio una cucina pratica di tutti i giorni, non ho grandi strumenti, non ho grandi tecnologie. Con la mandolina andrà benissimo, quindi alla fine l'unica difficoltà sarà trovare un buon tartufo nero. Procediamo a fare le scaglie, il tartufo in scaglie. Queste scaglie ci serviranno sia per la preparazione ma anche per la decorazione finale. Quindi ne lascio un po', vedete? Ne lascio un pezzettino che ci servirà per la decorazione finale. Questo invece lo utilizzeremo per la padella. Allora, accendo il fuoco e verso nella padella del burro, non è tantissimo, e dell'olio. Le proporzioni che sto facendo sono per 2 persone. Aspettiamo che si scaldi e che si sciolga. Tanto vedete ci sono un po' di bollicine, vuol dire che la padella è calda
e quindi procederò a mettere dell'aglio. In alcune ricette l'aglio non c'è perché il tartufo è già molto forte, ma a noi serve dare soltanto un pochino l'odore, infatti poi lo rimuoveremo subito. Li aspettiamo soltanto che si scaldi. Come spesso dovrebbe essere, l'aglio non va mai cotto troppo, deve solo insaporire un po' la parte grassa, che sia olio o burro. Direi che più o meno ci vuole un minuto e mezzo, non di più. Ecco, lasciamo l'aglio qui, così lo si insaporisce bene. L'aglio naturalmente, per utilizzarlo, come potete vedere, non so se si nota questo dettaglio, ricordate sempre di rimuovere l'anima centrale perché è innanzitutto la parte più indigesta, ma poi è anche quella più amara, quindi assolutamente va rimossa. Ci vuole un po', però, nel senso che ci vuole un pochino di pazienza nella preparazione, però la cucina è anche questo, se si cucina con passione e con amore ci vuole pazienza, non si può mai fare di fretta mentre contemporaneamente si fanno altre cose, come confesso alcune volte io faccio. Se ci seguite anche su Instagram noterete che ogni lunedì noi pubblichiamo il codice di cucina e il primo articolo del nostro codice di cucina è non abbandonare mai i fornelli. Non so se vi è mai capitato di farlo e di lasciare a cuocere qualcosa, di fare dell'altro e di trovare poi tutto bruciato. A me è successo spesso. Non mi fate distrarre, devo tra un pochino rimuovere l'aglio e passare invece... Ok, allora si sta cuocendo un po' troppo, quindi procedo a rimuovere l'aglio immediatamente. E spengo subito. Perché devo spegnere? Perché con questo olio e burro sciolto, solamente dopo che si è spento, quindi ho la certezza che la fiamma non è viva, vado a versare le scaglie di tartufo, che quindi non dovranno cuocere, devono soltanto scaldare un po' e rilasciare il loro aroma. Se le vado a cuocere si perde tutto. Tanto poi nella mantecatura dovremo riscaldarle di nuovo. E le giro delicatamente in modo che facciano quello che ha fatto anche già l'aglio del resto, cioè rilasciare il loro aroma nell'olio e nel burro. Un profumo meraviglioso, il cameraman sta per svenire, ma anche io confesso. Bene, adesso lasciamo così, lasciamo raffreddare il tutto e ci andiamo ad occupare della preparazione dei tagliolini. Si impasta? Allora, iniziamo ad impastare. La mia gallinella portafortuna c'è sempre in ogni video, magari sta dietro ma c'è sempre, lei sorveglia. Andiamo ad impastare, solita procedura, faccio una fontana sulla spianatoia e per 2 persone userò 3 uova. Si fa sempre un uovo a persona più 1 per la spianatoia, si diceva nella mia casa, che in realtà significa 2 porzioni un po' abbondanti. Inizio e comincio a impastare. Se non avete mai fatto la pasta in casa, non mancate, a parte che c'è in quasi tutti i nostri video quando facciamo un primo piatto con la pasta all'uovo, non mancate il nostro video sulle fettuccine. Si fa la pasta in casa e ci sta la possibilità di fare le fettuccine, le lasagne, insomma qualsiasi cosa che viene fatta partendo da qua. Poi ne faremo qualcun altro di tutorial magari, perché io dico ci sono i timidi della pasta in casa, magari tanti di voi l'avranno visto fare dalle nonne, dalle zie, non l'hanno mai provato e hanno paura, ma in realtà è facilissimo e diciamo che è quasi impossibile sbagliare. E poi siccome l'effetto è straordinario diventa un po' irrinunciabile. Allora, intanto lo facciamo vedere per chi non l'avesse mai fatto. Si fa questa fontana, si mettono le uova, mai il sale. Io ho visto anche farla con il sale dentro, ma il sale si mette nella cottura della pasta, mai nell'impasto. Questo è quello che ho imparato io. Sai che queste uova hanno un bel colore? Allora, per la farina, che cosa si utilizza? Normalmente quando si fa la pasta in casa si usa la farina, una farina zero che non è troppo raffinata, la 0,0 è per i dolci, e io aggiungo sempre un po' di semola rimacinata.
però devo confessare una cosa, stavolta non l'avevo, quindi ho usato soltanto la farina zero. La semola rimacinata rende l'impasto un po' più grezzo, quindi il sapore è sicuramente migliore del sugo che lo andrà ad accompagnare. Comunque, quello che mi piace sempre dire è: fatela con qualsiasi farina avete in casa, non vi preoccupate perché riuscirà sempre bene. Finita la nostra ginnastica per impastare la pasta fatta in casa, e se non avete la planetaria naturalmente dovrete farlo a mano. Ora passiamo ad un altro tipo di ginnastica, perché andremo a stendere 2 dischi per poi tagliare finalmente i tagliolini. Procedo. Taglio in 2 parti il mio impasto, che è stato a riposare per circa 30 minuti. Lo schiaccio un po' e comincio a lavorarlo. Allora, il primo disco è pronto, io l'ho dovuto dividere in 2 l'impasto perché ha una spianatoia piccolina. Normalmente se avete un tavolo molto grande non occorre. Una cosa importante, io l'ho portata e l'ho messa giù, non ho fatto proprio la classica forma tonda, ma io non mi preoccupo mai di farla necessariamente tonda, vi farò anche vedere perché. Quando io vado a dividere in 2 e a chiudere l'impasto per poter procedere al taglio, vedete questa prima parte che è bruttina, tagliata male? Io la metto da parte e poi, come potete notare, questo l'ho fatto qualche giorno fa, con gli avanzi della pasta tagliata male, è buonissima, tipo le patatine, le mangia il mio cameraman, con questi avanzi posso fare delle minestre, ok? Quindi adesso procediamo al taglio dei tagliolini. Procediamo a stendere l'impasto e a formare un cerchio. Io normalmente preparo questo impasto, avendo la spianatoia piccolina lo devo dividere in 2 perché non riesco, ma se siete così bravi che avete lo spazio o un tavolo di marmo più grande potete fare direttamente tutto insieme. Io consiglio l'impasto di prepararlo, e anche le fettuccine o i tagliolini di prepararli il giorno prima, perché così avete più tempo per voi e quando è il momento di andare a tavola potete preparare in tempi rapidissimi il sugo al tartufo. Questo meraviglioso tartufo che fa impazzire, a me piace tantissimo. Sapete che il tartufo ha una storia molto antica? Il tartufo è un fungo ipogeo, vuol dire che è un fungo che cresce sottoterra in simbiosi con le radici di alcune piante, in particolare la quercia. Ed ha una tradizione antica, pensate che sin dall'epoca dei babilonesi, sembra nel 3000 a.C., ci fossero testimonianze del tartufo nella loro dieta. Non era proprio esattamente come quello che mangiamo noi oggi, ma era comunque un prodotto analogo. Ed è un prodotto che ha generato sempre tanta curiosità, al punto da anche creare della mitologia, ci sono delle storie bellissime.
Un'antica leggenda vuole che il tartufo sia nato dall'insieme del fuoco, del fulmine scagliato da Zeus, e quindi si pensa addirittura che avesse delle doti afrodisiache. E questo lo ha reso particolarmente famoso nell'antica Roma in particolare. Poi nel Medioevo si è un po' persa l'abitudine, perché essendo un prodotto che cresceva sottoterra c'erano delle false credenze riguardo al fatto che fosse velenoso. Invece poi, ecco, molto importante, una cosa che a me piace tantissimo, che durante il Rinascimento è stato recuperato e quindi è stato inserito nei banchetti dei ricchi e persino esportato dalla grande Caterina de' Medici, che saprete tutti ha inventato le posate e le esportò e portò, fece conoscere il tartufo, in questo caso il tartufo bianco d'Alba, che è un'altra eccellenza italiana, lo portò alla corte del re di Francia. Quanta storia c'è nella nostra cucina e quanto è bello sapere che le nostre tradizioni sono tradizioni fatte di una cultura antichissima, ma anche a volte con l'introduzione di elementi che non appartengono per tradizione, per storia alla nostra Italia, in realtà poi entrano prepotentemente e diventano anche protagoniste. Ecco, io passo spesso un po' di farina nel sopra e nel sotto, un po' per non farla attaccare, un po' perché questo facilita la stesa del disco. Ci vuole un po' di pazienza, come dicevamo è ginnastica pura questa. Poi avendo un pochino più di spazio, anziché muovere il cerchio dovrei muovermi io, però va bene anche questo. Fa parte della cucina di tutti i giorni. L'acqua bolle, quindi è ora di calare la pasta. Un momento importantissimo quello in cui bisogna calare la pasta. In generale si avvisa la famiglia, sto per calare la pasta e siamo qui arrivati a fare questa operazione. Vediamo di fare con cautela e adesso soltanto un pochino di pazienza. Eccellente, è buonissimo. Cotta. Bene, è il momento di tirare sulla pasta con tutta la sua acqua e la mettiamo a mantecare nella padella dove avevamo preparato precedentemente le scaglie di tartufo. Che profumino! La scolo in questa maniera perché in questo modo si porta dietro anche un po' della sua acqua di cottura, che è importante perché finiremo la cottura proprio in padella, in modo che la pasta prenda tutto il sapore del tartufo. Ok, e adesso procedo a girare delicatamente. Se non dovesse bastare aggiungeremo ancora dell'acqua della cottura. Si comincia a sprigionare il profumino
Ecco, molti mettono anche il parmigiano al termine, a me non piace onestamente perché il parmigiano toglie il profumo buono del tartufo, quindi nel caso specifico di questo tartufo nero lui è il grande protagonista, io non aggiungerei dell'altro. Aggiungo pochissima acqua di cottura, proprio per non farlo arrivare a tavola troppo secco, e lascerei andare ancora un minutino in modo che ci sia tutto il tempo perché le fettuccine assorbano il profumo buono del condimento che abbiamo preparato. C'è aria di festa, c'è aria di festa in tavola, ci aspetta un primo piatto prelibatissimo. Vi ricordate questo pezzettino di tartufo che era rimasto? L'abbiamo lasciato appositamente in fondo per poterlo grattugiare crudo sulla pasta. Avete visto che meraviglia e non vi lascio neanche immaginare che profumo delizioso. Io credo proprio che sia il caso di andarlo a mangiare subito. Intanto che vado voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale nel tasto qui sotto e magari cliccate anche sulla campanella così non perderete nemmeno uno dei nostri video. E naturalmente se vi sarà piaciuto questo video anche il vostro like sarà molto apprezzato. Io vi aspetto sempre qui nella cucina di Scola la Pasta, The Italian Way of Making Food.